lo so, sì. Cos'è buono c'è? Questi sono belli, Questo Per te. si è fatto un bel lavoro. Però mi piace, prendo ha quella bella forma questa. piccolino. Sto di quel salto. Qua, Giotto! Dov'è il tartufo? Dove? Via, andiamo! Oh, vicino a me, qua vicino a me. Dai, su, assaggia e via, dai, andiamo! Tartufo. Quindi è importante cacciare vicino al cane da tartufi, perché cacciare vicino al cane da tartufi è la regola buona, si lavora in team. Il cane ha il naso. Questa è la parte più importante nella ricerca del tartufo, il naso che gli permette di arrivare sul tartufo. Ogni tanto, come in questo caso, fa delle buche il cane per sentire i profumi del terreno. In questo modo lui riesce a fare una sorta di gioco delle differenze. Profumo del tartufo a differenza del profumo del bosco. Ecco, questi si chiamano a volte assaggi in gergo, nel senso che il cane infila il naso a terra, fa come uno starnuto, in realtà si pulisce il naso per sentire meglio le differenze dei profumi nel bosco. Tappiamo la buca sempre, la buca va sempre tappata, perché nella terra c'è la parte importante per il tartufo che è la spora. Il tartufo è un fungo ipogeo che nasce in simbiosi fra alcune particolari piante, qui abbiamo un bosco misto, e appunto le spore presenti nel terreno. La spora è... Wow, il profumo del tartufo appena raccolto è un'emozione unica e forse è il momento migliore in cui il tartufo sprigiona il suo gusto, il suo aroma. È incredibile, è inebriante. Sembra impossibile che mentre si sta scavando, si sta aiutando il cane dai tartufi, quasi non si percepisce il profumo. Una volta che il tartufo vede la luce, emana il suo profumo, è inebriante. Bravo Gio. È un ghiotto di biscotti. Guarda un po', guarda un po', guarda un po', e... La valle che è importantissima per il nostro tartufo bianco, perché è la valle iniziale dove si incunea verso la zona, dalla provincia di Pisa ci si sposta verso la provincia di Siena, là c'è Montefoscoli, dietro a questa collina c'è Volterra e quindi c'è tutta la parte dello sviluppo del tartufo bianco toscano, insomma di Toscana, terreno di pianura contornati dai ciuffi di bosco, quindi da tanti piccoli boschi misti, quercia, faggio, rovere, il tiglio, tante piante comari che permettono al tartufo di riprodursi. Qua il paesaggio rurale ha permesso al tartufo bianco, o meglio al territorio del tartufo bianco, di essere intaccato da quello che è la mano dell'uomo. Non c'è vigna, non c'è tanto olivo. Questi sono tutti aspetti che per il tartufo sono vitali. Non toccare quello che è un equilibrio in natura. Il tartufo è un indicatore di salubrità del terreno. Dove cresce tartufo vuol dire che l'equilibrio naturale è perfetto, è in perfetta armonia con quello che è l'ambiente e l'uomo. Quindi tartufo uguale no inquinamento. La fortuna di crescere qui, in questo territorio importante, dove si possono trovare tartufi durante tutto l'arco dell'anno. Sono 7 diverse tipologie. E sicuramente questo aspetto ha suscitato molto interesse e ha capito Zelindo per primo, mio nonno, è stato un grande pioniere qua nel mondo del tartufo, ha capito per primo quello che poteva
rappresentare il tartufo per il territorio. Ha cominciato così dalla grande passione che avevo nel cercare i tartufi e noi continuiamo a portarlo avanti oggi. È un lavoro fatto di passione, un lavoro fatto di dedizione, rispetto e questo è un po' il testimone che mio nonno mi ha lasciato a me e ai miei fratelli, chiaramente passando per Luciano, Carla, i miei genitori, e noi abbiamo un po' questo obbligo sia morale che anche affettivo nel portare avanti questi valori. La Savini Tartufi si basa su questi valori. Nella famiglia Savini ha portato un po' di cambiamenti, ha portato un po' di innovazione, diciamo così. E noi come quarta generazione nel mondo del tartufo in famiglia Savini vogliamo esportare quello che è un concetto. Già lo facciamo con il tartufo, esportiamo in più di 47 paesi, sia del tartufo fresco che dal prodotto lavorato, ma il concetto nuovo che noi vogliamo far passare è quello del tartufo legato alla ristorazione. Anche perché aprendo i nostri punti vendita negli ultimi 2 anni, ne abbiamo aperti 7 in 3 città importanti a noi care, Firenze, negozi dove è possibile acquistare il prodotto, ma è possibile anche degustare i nostri prodotti abbinati ai piatti a seconda un po' di quello che sono le ricette della tradizione toscana e non, perché per esempio è stato divertente a Roma abbinare la cacio e pepe piuttosto che la carbonara con il tartufo. A Milano il risotto non poteva mancare, chiaramente in Toscana si fanno i grandi classici. Ecco, i prossimi anni saranno caratterizzati dall'apertura delle nostre botteghe con il ristoro all'estero. Il binomio perfetto su questo affetto tartufi deriva più che altro dalla lama e qui chiaramente andando in Giappone non si sbaglia mai, perché chiaramente il Giappone ha una lunga storia, una lunga tradizione su quello che è appunto la produzione di lame. È cozzato molto della fetta tartufi la precisione dove la lama riesce a dare riesce a realizzare una fetta di tartufo perfetta, fragrante, che fa esprimere bene il profumo al tartufo.